Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Anni fa, ero il migliore amico di una ragazza chiamata C, che è l'iniziale del suo nome. Ci conoscevamo da quando eravamo bambini e le nostre famiglie si conoscevano bene e erano vicine, completandosi a vicenda nelle frasi. C ed io eravamo sempre l'uno per l'altro. L'ho aiutata in alcune situazioni complicate e sua madre ha avuto un problema di salute, ma tutto si è risolto bene. Lei mi ha supportato durante una dolorosa rottura al liceo. Durante la crescita, tra noi due c'era un'attrazione, ma non abbiamo mai agito in base a essa, temendo di rovinare la nostra amicizia. Anche se lei era incredibilmente bella, io mantenevo tutto strettamente platonico. Tuttavia, notavo che alcuni dei suoi fidanzati mi assomigliavano molto e lei litigava sempre con loro per avermi paragonato a loro. Mi sono sempre sentito responsabile per queste rotture e le ho detto, dopo l'ultima, che forse avevamo bisogno di passare più tempo separati per capire meglio cosa volevamo. Il giorno seguente mi mandò un messaggio, chiedendomi di parlare a casa sua. Ero nervoso perché non sapevo cosa aspettarmi. Mi sedette nel suo soggiorno e mi disse tutto. Era innamorata di me e desiderava più di una semplice amicizia. Inizialmente pensai fosse uno scherzo, poiché era il 1° aprile, ma poi mi baciò e rimasi conquistato. Continuavo a pensare a quanto fossi stato stupido ad evitare sempre questa possibilità con lei. Non avevo idea che le cose tra noi fossero perfette, mi sentivo davvero come un re che aveva trovato la sua regina. Le nostre famiglie erano estremamente felici, già in pieno modo prematrimoniale, anche se noi avevamo appena iniziato il college. Suo padre, sorridente, mi disse: «Era ora», mi chiedevo cosa stesse aspettando. Facevamo tutto insieme. Avevamo momenti belli e brutti, ma li affrontavamo sempre e non nascondevamo mai nulla l'uno all'altra. Sembrava davvero il materiale da amore della mia vita e mi diceva costantemente che mi avrebbe amato per sempre. Ero al 7° cielo fino a quando non notai che nei mesi successivi lei e mio cugino, che aveva 18 anni, passavano molto tempo insieme recentemente. Mio cugino non era esattamente la persona più responsabile al mondo. Suo padre lo aveva lasciato quando aveva 8 anni, ma anch'io mi prendevo cura di lui e lo consideravo un fratellino. Notai che a volte guardava la mia ragazza nel modo in cui i ragazzi guardano qualsiasi ragazza di cui sono a caccia e chiesi tranquillamente cosa stesse succedendo. Lui, imbarazzato, rispose «niente» e se ne andò. Non ci ho fatto caso al momento. Una notte, mentre C ed io eravamo nel mio dormitorio a guardare un film, lei disse a caso: «Per favore, non lasciarmi mai», con una voce triste. Le dissi che non sarebbe mai successo, ma tutto quello che fece fu darmi un triste sorriso. Dopo quello, le cose iniziarono a cambiare. Divenne distante e iniziò a ritirarsi da me. Anche quando facevamo l'amore, tanto amato da entrambi, sentivo che stava diventando una routine per tenermi contento, piuttosto che per renderci felici entrambi. Questo andò avanti per circa 5 mesi. Poi, per San Valentino, tornò alla normalità. Tutta amorevole, divertente e piena di attenzioni. Le comprai persino una collana di diamanti con i soldi che avevo risparmiato. Fu una bella giornata, il che rende quello che è successo ancora più amaro. Avevo pianificato di chiederle di sposarmi quella notte, ma avevo dimenticato di prendere l'anello dal mio dormitorio dopo averla lasciata. Tornai alla mia auto e controllai se fosse lì prima di guidare verso il dormitorio. E certo, era lì. L'avevo lasciato sotto il sedile. Mentre mi stavo preparando per tornare da lei a sorpresa, vidi mio cugino guidare e parcheggiare proprio davanti alla sua casa. La mia auto era nell'ombra, quindi non mi vide, ma lui andò alla porta. C la aprì e iniziarono a parlare. Lui continuava a cercare di baciarla e lei gli diceva debolmente di no, ma poi si misero a baciarsi appassionatamente. Lei lo prese per mano e entrarono dentro, non si preoccuparono nemmeno di chiudere completamente la porta. Ero furioso. Iniziavo a respirare forte e pesante, mi sentivo quasi svenire.
non potevo credere a quello che stavo vedendo. Il mio cuore mi diceva di aspettare prima di fare qualcosa di folle, ma il mio cervello diceva di finirla. Uscii e corsi alla porta, entrando silenziosamente nella casa. Non appena entrai, li sentii nel soggiorno gemere selvaggiamente e lui ansimare. Vedevo rosso, ma mantenni il controllo, presi il mio telefono, lo misi in registrazione, camminai silenziosamente verso un angolo del soggiorno e vidi ciò che non potrò mai dimenticare. Lei sopra di lui, rimbalzando come una dannata furia. Una volta che ebbi abbastanza prove, li chiamai e entrambi si spaventarono. Lei saltò giù da lui e mi guardarono senza parole. Poi lei iniziò a singhiozzare, affermando che poteva spiegare, pregandomi di non odiarli. Mio cugino era pallido, sapendo che avrei potuto facilmente picchiarlo fino alla morte, ma non rimasi lì. Mostrai a lei l'anello, le dissi che aveva gettato tutto al vento e me ne andai. Avevo ottenuto quello che mi serviva e li lasciai mentre mi inseguivano, cercando di vestirsi e di escogitare scuse per non essere scoperti. Poi vennero gli insani messaggi di testo. Cose come «Mi dispiace, per favore parlami. Non è quello che pensi, non conosci la sua storia. È successo solo una volta. Stava solo cercando di essere un buon amico. Non ci lasciare. Possiamo sistemare tutto. Stai esagerando e sei immaturo. E il mio preferito non è durato nemmeno tanto». Alla fine ha cercato di dare la colpa a me quando non ho risposto. Ma tutto ciò è finito per lei quando ho esposto la verità e il risultato è stato un disastro totale. Le sue sorelle, tranne la più giovane, hanno cercato di incolpare me per tutto e hanno cercato di convincermi a riprenderla, ma io non ne volevo sapere. Poi mi hanno detto che era andata avanti per 5 mesi, nel periodo in cui li avevo notati vicini. Lei continuava a dormire con entrambi noi, senza protezione da parte sua. A quel punto sapevo che era finita con lei. Erano a malapena vestiti quando li ho scoperti, lei solo in reggiseno e lui solo con i calzini. Era come assistere a un film porno in tempo reale e io ero uno spettatore involontario. I suoni e le cose che faceva con lui in quel momento pensavo che solo io potessi eccitarla così. Lei sosteneva di amare sempre il mio corpo, mi alleno abbastanza, ma vedere lei saltare su quel suo magro sedere, devo ammettere, mi ha fatto sentire insicuro per un po'. Non c'è stata alcuna riconciliazione. Tutto quello a cui potevo pensare, mentre mi allontanavo da loro, era cosa avevo fatto di sbagliato. Le avevo dato tutto e sono stato ripagato con il suo tradimento. Quando stavamo insieme, lei era sotto controllo delle nascite tranne una volta. Ero contento di aver usato protezione, visto che mio cugino non l'aveva fatto. Non le avevo mai urlato contro, mai maltrattata o ignorata. Se lei era felice, ero felice sapendo che lei era felice. Ci conoscevamo tutta la vita e stupidamente pensavo fosse quella giusta. Una volta siamo andati a una lettura delle carte di tarocchi al centro commerciale e la donna là mi disse che un grande amore mi avrebbe trovato. Le dissi che avevo già trovato lei, riferendomi a C, ma lei guardò la mia ragazza in modo strano. Avrebbe dovuto essere uno dei segnali d'allarme. Non passa un giorno senza che sia grato di averla scoperta. Avrei potuto sposarla senza sapere la persona che era veramente. L'epilogo, come ho detto, è stato catastrofico. Dopo che ho smascherato entrambi, i suoi genitori non smettevano di chiamarmi per sapere cosa era successo, dicendo che C era inconsolabile. Quindi, fondamentalmente, gli ho detto cosa era successo. Sua madre si è accasciata a terra e suo padre continuava a scusarsi con me, dicendo che non meritavo tutto questo. Si sono schierate le parti in questa vicenda e molte amicizie sono state spezzate nelle nostre famiglie. Le sue 2 sorelle, la più giovane non sapeva tutta la storia al momento, insieme al nostro gruppo di amici, continuavano a bombardarmi di messaggi dicendo che dovevo parlare con lei e la più grande voleva che la riprendessi, inventando scuse sul fatto che aveva un difetto mentale di cui solo ora venivano a conoscenza, come se dovessi essere io a riparare il suo tradimento. Lei aveva preso la decisione di tradirmi. Poi mi hanno detto tutto su come e quando è successo. Quei 5 mesi lei mi diceva che stava facendo straordinario al lavoro e come i suoi colleghi la coprivano, e quanto lui si mettesse nervoso vedendomi quando andavo a trovarlo e mia zia.
Ero un ingenuo che voleva sempre vedere il meglio nelle persone e sono stato bruciato per questo. C continuava a chiamarmi costantemente e nei suoi messaggi vocali la sua voce suonava sempre stanca e tesa dal pianto, dicendo che non avrei dovuto fare così, che sentiva che una parte di lei era morta quando me ne sono andato e implorava di parlarmi. Non potevo permettermi di ascoltarla più, così l'ho bloccata. Non ho mai risposto a nessuno dei suoi messaggi. Mio cugino ha provato alcune volte a contattarmi, ma anche lui l'ho ignorato. Non dimenticherò mai il sorriso beffardo che mi lanciò quando lo vidi nel mio specchietto retrovisore mentre me ne andavo. Sapevo che se lo avessi visto avrei voluto fargli del male e avrei potuto farlo facilmente, e lui lo sapeva, ma nessun tempo in prigione vale la mia libertà. Mia zia mi ha detto che si sentiva in colpa, sì, certo, e mi ha detto che aveva fatto quello che aveva fatto perché voleva sapere com'era essere me. Dopo quello era finita. Non ho più avuto contatti con entrambi, mi sono trasferito e non ho mai guardato indietro. Avevo 22 anni all'epoca, lei 20 e lui 18. Il primo anno è stato duro, non ero mai stato tradito prima e questo ha davvero sconvolto la mia testa, ma avevo molti amici che mi hanno aiutato e i miei genitori sono stati un grande sostegno. I miei amici mi hanno portato in un viaggio con loro in Francia per aiutarmi a schiarirmi le idee. È stata la cosa migliore che mi sia capitata. Vedere la Torre Eiffel, mangiare delle madeleine e imparare un po' di francese ha davvero aiutato a rafforzare la mia fiducia in me stesso e fare alcuni schizzi di ragazze francesi nude mi ha dato quella spinta in più. Ora sono un designer grafico di 27 anni, guadagno bene, mi godo la vita, sono uscito con alcune ragazze ma nulla di concreto. Poi, qualche mese fa, una delle ultime persone che mi aspettavo mi ha contattato, la sorella minore di C. Mi ha detto di aver ottenuto il mio nuovo numero dai miei genitori e voleva mettersi in contatto con me. Sono sempre andato d'accordo con lei, quindi abbiamo iniziato a scambiare messaggi e a metterci in pari. Tra noi è scattata subito un'intesa, era tutto nuovo ed emozionante. L'ultima volta che l'avevo vista era una ragazzina magrolina con l'apparecchio ai denti, ma quando mi ha inviato una sua foto recente sono rimasto a bocca aperta. Era stupendamente bella. Le donne della sua famiglia sono sempre state affascinanti, ma la pubertà ha avuto il suo effetto su di lei. Di recente ci siamo incontrati e mi ha abbracciato così forte che onestamente non volevo lasciarla andare. Abbiamo iniziato a passare molto tempo insieme e mi ha raccontato un po' di quello che era successo dopo che me ne ero andato. A quanto pare, mio cugino aveva messo incinta C quella notte e avevano deciso di provare a fare qualcosa per il bambino, ma lui l'ha tradita e poi lei ha tradito lui. Le cose sono davvero andate a rotoli quando lei ha dato il bambino in adozione. Dopo quello, C si è trasferita a Los Angeles. Non so e non mi interessa cosa sia successo a mio cugino. Mi ha detto che non ha mai perdonato la sorella per avermi fatto del male e ha confessato che aveva fantasie su di me e lei che giocavamo a fare casa. Aveva una cotta per me e ha detto che pensava sempre a me e che ero il ragazzo perfetto che sua sorella non meritava. Le ho detto che mi piaceva anche lei e che mi piacerebbe uscire con lei se fosse d'accordo. Ecco dove sono ora. Un buon lavoro, una buona vita e mi sto innamorando di nuovo e sono felice. Ho imparato molto dalle mie esperienze e voglio condividere i miei pensieri quando vedo post per far sapere alle persone che c'è vita dopo l'infedeltà, per ricordare alle persone che non è mai troppo tardi per ricominciare e, più importante, per non accontentarsi mai del secondo posto. Ha funzionato per me e può funzionare anche per voi. Mi dispiace per la lunghezza, se siete ancora qui. Grazie per avermi ascoltato. Ma ecco la seconda parte di questa avvincente storia. Bene ragazzi, sono tornato con alcuni nuovi aggiornamenti su come è andato il confronto con C dopo 5 anni senza contatti con lei. E ragazzi, è stata una situazione complicata. A e io siamo andati a casa dei suoi genitori per un evento che celebrava il compleanno di un suo cugino piccolo. Non capivo perché fosse così entusiasta all'inizio, ma questo era il suo cugino preferito e lui le aveva insegnato a suonare il pianoforte, quindi immagino volesse mostrarmi a lui. Il ragazzo era davvero bravo con i tasti, il party è stato bello e tutti si divertivano, con A e io che parlavamo con i suoi genitori. Suo padre scherzava ancora su date di matrimonio con noi.
Tutto procedeva bene. Poi, attraverso la folla, vedo C e la sua vecchia cerchia. Era incredibile vedere quanto fosse ancora bella. Aveva ancora quella risata che mi piaceva e stava diventando il centro dell'attenzione. Non ero ancora completamente pronto ad affrontarla, quindi mi sono girato per non farmi vedere da lei. Passano alcune ore, la festa si sta concludendo e tutti si stanno preparando a partire. Mi dice che tornerà subito e va al bagno, mentre io parlo con alcune persone che mi chiedono del mio lavoro di grafica. Pochi momenti dopo, tutti sentiamo dal soggiorno C e A che hanno la più grande discussione nel patio sul retro, quasi arrivando alle mani, mentre la sorella maggiore cerca di calmarle entrambe. C inizia a urlare su A, su come io fossi stato rubato da lei e che A non aveva diritto di venire dopo di me, che le sorelle non vanno dietro ai fidanzati delle altre. A risponde urlando di tenere le gambe chiuse. C spinge la sorella maggiore fuori dalla strada e cerca di colpire la sorella minore, ma lei la blocca e stava per metterla al tappeto finché non sono intervenuto. Ne avevo abbastanza di vedere la ragazza che amavo e la sua ex sorella, che mi aveva spezzato ai ferri corti. Questo doveva finire ora. L'ho presa da parte, controllandola e urlando a C cosa diavolo non andasse. Lei finalmente si riprende mentre mi guarda, la prima volta che ci vediamo negli occhi dopo anni, e con la voce rotta dice «Sei venuto». L'attenzione di tutti, dal soggiorno al patio sul retro, era palpabile. I suoi genitori erano così imbarazzati. Mi dispiaceva per loro. Gli occhi di lei si riempiono di lacrime e mi chiede se possiamo parlare. Sapevo che non c'era modo di tornare indietro, quindi ho detto di sì, ma con una condizione. Rimane qui con me. Ha provato a discutere che voleva parlarci da sola, ma ho detto che non sarebbe andata così. O lei resta o me ne vado. Per me era indifferente. Volevo che A rimanesse perché non ho segreti da lei. Si è aperta così tanto con me che non l'avrei tenuta fuori da questo, non con la sua stessa famiglia. Fa parte della mia famiglia ora, quindi meritava di essere parte di questo. Ci siamo spostati nell'area della piscina e poi ha iniziato così. Io. Allora, che succede? C. Stai bene, il blu è sempre stato il tuo colore. È davvero bello vederti. Io, non cadendo nelle sue provocazioni ma rimanendo cortese. Grazie, di cosa si tratta? Cosa vuoi? C. So che non merito nulla da te, ma volevo solo che sapessi che ho pensato a lungo a quello che ti ho fatto. Eri così buono con me e ho rovinato tutto. Credimi quando dico che non so perché ho fatto quello che ho fatto. Io. Quella è una bugia e lo sai. C allora inizia a tremare e sussurra. Non so quanto tu sappia, ma io e AP abbiamo avuto una figlia. L'ho chiamata Annalise. Mi stavo arrabbiando. Quando eravamo insieme per quei 3 anni, avevamo parlato di come avremmo chiamato i nostri figli se fosse stato un ragazzo, Elkin, se una ragazza, Annalise. Annalise era il nome di mia nonna e lei adorava C quando eravamo piccoli. Il fatto che lei avesse ancora dato a sua figlia il nome di mia nonna mi faceva vedere rosso per un po'. Anche A era sorpresa da questo. Immagino che C non avesse mai detto alla sua famiglia il nome del bambino prima di darlo via. Ammi prese la mano e la strinse. Ci guardavamo negli occhi prima che C si schiarisse la gola, dando a sua sorella uno sguardo cattivo. C, perché è ancora qui? Questo è tra noi. Io. Non c'è un noi. Io e A stiamo insieme da 1 anno e significa più per me di quanto non abbiano mai significato i 3 anni con te. Guardando A, ti amo e voglio un futuro con te. A, lacrimando e sorridendo mentre mi stringe forte la mano, forse un po' troppo forte. Io, qualsiasi cosa tu debba dire a me, la devi dire anche a lei. C, lei è ossessionata da te da anni. Scriveva poesie d'amore e le recitava ai suoi peluche pensando che giocaste a fare casa. Non dovresti stare con lei, dovresti stare con me. Io, guardando A e sorridendo. Hai scritto poesie su di me? Posso vederle? A, arrossendo e sorridendo di rimando. Sono piuttosto imbarazzanti. Io, lascia che io ne sia il giudice. C, interrompendoci. Lo so che stai con lei solo per farmi del male, e capisco, occhio per occhio. Tu con mia sorella, io con AP, ma possiamo ricominciare?
Ora sto meglio, ho fatto un errore terribile e mi dispiace tantissimo. Sono umana, le persone sbagliano, ma ho imparato a essere migliore. Posso riconquistare la tua fiducia, lasciami fare ammenda. Io, a quel punto, ero stanco. Hai sprecato quella possibilità anni fa quando hai deciso di tradirmi il giorno di San Valentino. No, devi sentire questo. Per quei 5 anni continuavo a chiedermi cosa avevo fatto di sbagliato, perché non ero abbastanza. Ci è voluto molto tempo per capire che il problema non era innamorarmi di te, ma essere accecato da te. Ho usato la nostra amicizia per non vedere ciò che eri veramente e perché i tuoi fidanzati prima di me non duravano. Sei vuota, sempre alla ricerca di qualcuno che riempia quel vuoto dentro di te. Non sarò un altro a versare nel tuo bicchiere. Onestamente, pensavo che vederti sarebbe stato più difficile, ma non provo più nulla per te. Ho avuto tempo con nuove persone, nuovi hobby, nuovi luoghi che mi hanno aiutato a guarire. Quello che avevamo era divertente, ma ora siamo persone diverse. Non vedo più la ragazza con cui sono cresciuto quando ti guardo, vedo solo qualcuno che deve mettersi in ordine. Ho trovato la mia persona speciale, e è A. Amo tua sorella, e spero che un giorno ci sposeremo, quando sarà il momento giusto. Vuoi fare ammenda? Sii una sorella migliore, sistema le cose e smettila di litigare. Eravate eroine, prova a riconquistare quei punti. C era in lacrime, tremante come se qualcuno le avesse lanciato una bomba. Capiva che era finita, qualsiasi piano di riconciliazione aveva in mente era finito. Tentava di dire qualcosa, ma alla fine chiuse la bocca e scosse la testa verso di me, come per accettarlo, suppongo. Poi chiese di parlare con A da sola e chiamò sua sorella maggiore, quindi le diedi spazio. Alla fine tutte le sorelle piangevano e si abbracciavano. Penso che finalmente abbiano raggiunto una qualche comprensione. Loro madre, che le osservava, mi guardava con lacrime, tenendomi la mano, e continuava a ringraziarmi. Anche loro padre mi ringraziò, e con un grande abbraccio, tutto questo fu travolgente. Quando finì, A scoppiò a piangere tra le mie braccia, continuava a ringraziarmi, disse che Cici aveva dato la sua benedizione e che mi amava. Chiese anche se fosse ok se fosse rimasta con le sue sorelle per un po' a casa, con la famiglia, dicendo che avevano bisogno di recuperare il tempo perduto, a cui dissi che andava bene, ne aveva bisogno ora. Le dissi che, quando fosse stata pronta di chiamarmi, mi deve ancora quelle poesie. Finalmente è arrivato a casa per scrivere tutto questo. Dio, che giornata, ma mi sento meglio, davvero meglio. Ho trovato la mia pace e ho aiutato la famiglia della mia ragazza a iniziare il lungo percorso di riparazione. Non avrei mai pensato di riuscirci, ma l'ho fatto. Posso continuare a guardare a un futuro più luminoso con speranza. A tutte le signore e i signori nel mondo e su questo sub che leggono la mia storia, voglio ricordarvi che la vita non si ferma al dolore di un cuore spezzato, bisogna continuare a spingere. Non importa quanto possa sembrare difficile, sempre lottare per qualcosa di meglio e mai accontentarsi di essere una seconda scelta. Non siamo un piano B, abbiamo queste cicatrici come promemoria di aver superato il dolore peggiore che possiamo trasformare in forza. So quanto possa sembrare cliché e ridicolo, ma tempo, pazienza e buona compagnia fanno davvero una grande differenza. Non è mai troppo tardi, voi valete, tutti noi valiamo. Sopravvivete, amici miei, sopravvivete. Questo potrebbe essere il mio ultimo post, ma di nuovo, grazie mille per aver letto e scusate per la lunghezza, non volevo lasciare nulla fuori. Se vi piace questo tipo di contenuto e questo video, mettete mi piace, commentate e considerate di iscrivervi al canale, così sarete notificati quando carico nuovi video. Apprezzo il vostro tempo. Alla prossima!